Momenti da brivido sul set di Eşref Rüya, Demet Özdemir ha stregato tutti, e questa volta accanto a lei c'era Can Yaman, più presente e coinvolto che mai. Benvenuti sul mio canale YouTube, Celebrita dalla Turchia. Prima di cominciare, vi invito a iscrivervi e a sostenermi. Qui raccontiamo tutto ciò che non si vede, i dettagli che sfuggono allo sguardo veloce dei social e le emozioni che restano quando le luci si spengono. Cari fan della serie, oggi vi porto nel cuore dell'ultimo episodio andato in onda su Kanal D, un capitolo che ha infranto record e scatenato un'ondata di reazioni online. La nostra protagonista, Demet Özdemir, ha girato un'azione senza controfigura che ha lasciato senza parole non solo il pubblico, ma anche la troupe. Al suo fianco, Can Yaman ha dato prova di un'intesa scenica e umana che ha fatto vibrare il set, moltiplicando la potenza di ogni inquadratura. Quella che sembrerebbe solo una sequenza di azione si è rivelata un piccolo manifesto di coraggio, disciplina e recitazione allo stato puro. In questo video, ripercorriamo nel dettaglio come Demet ha affrontato la scena più dura della puntata, sveliamo i retroscena della preparazione fisica ed emotiva, analizziamo la chimica che si è creata con Can e vi riportiamo le voci dei fan che, scena dopo scena, hanno trasformato questo momento in un fenomeno collettivo. Se vi incuriosisce capire perché questa performance è già stata definita storica, restate con noi fino alla fine. Dalla prima messa in onda, Eşref Rüya su Kanal D tiene incollati milioni di spettatori grazie al ritmo, alla fotografia e, soprattutto, alle prove dei protagonisti. Can Yaman e Demet Özdemir consegnano in ogni episodio momenti che restano, e l'ultima puntata lo ha dimostrato con forza. Il perno emotivo è stato il rapimento della protagonista. La tensione cresce, la narrazione accelera, il respiro si fa corto. Un'intera troupe pronta a proteggere l'attrice, una controfigura in stand-by, e poi la scelta che cambia tutto. Demet decide di girare lei, in prima persona. Nessuna scorciatoia, nessuna rete di sicurezza oltre a quella garantita dalle prove e dai protocolli, solo la fiducia nelle proprie capacità e nel lavoro di squadra. Questa decisione non è stata un gesto impulsivo, ma il risultato di una preparazione accurata. I reparti hanno pianificato ogni dettaglio con una cura maniacale, tempistiche, punti di caduta, movimenti del corpo, traiettorie della camera. Nonostante lividi e piccole escoriazioni guadagnati durante le riprese, Demet ha mantenuto intatta la verità del suo personaggio, paura, vulnerabilità, resistenza. Tutto filtrato attraverso uno sguardo che cambiava di istante in istante, un respiro che diventava racconto, una postura che urlava silenziosamente. È qui che l'azione smette di essere solo fisica e diventa dramma vivo. Il merito? Anni di disciplina e tecnica, certo, ma anche la capacità di unire corpo e sentimento con la precisione di un'orchestra. Demet ha lavorato sulla scena da più angolazioni, provando e riprovando per rendere ogni gesto leggibile e ogni emozione riconoscibile. La sfida principale era mantenere l'intensità emotiva pur replicando movimenti rapidi, cadute controllate, reazioni immediate. In ogni scosso, in ogni tentativo di liberarsi, lo spettatore percepisce non soltanto la forza fisica, ma l'urgenza di una mente che lotta contro la paura. Questo è il punto in cui la sequenza d'azione cessa di essere un esercizio di stile e diventa esperienza condivisa. Fondamentale, in tutto questo, la presenza di Can Yaman. Le sue scene in raccordo con quelle di Demet, la scelta dei tempi, lo sguardo che risponde allo sguardo, hanno reso la dinamica tra i due una fiamma che si vede e si sente. Si dice che nei momenti più delicati, tra un ciak e l'altro, Can abbia seguito ogni singolo movimento dal monitor, offrendo suggerimenti pratici, parole basse e concrete, un palmo sul braccio prima della presa, un cenno d'intesa, la promessa che avrebbe tenuto la scena con lei, a qualsiasi costo. Questa sintonia ha rafforzato la fiducia reciproca e ha permesso alla troupe di puntare su inquadrature audaci, perché quando la coppia al centro è unita, tutto il resto può osare. Il team ha impiegato tecniche specifiche per garantire verità e sicurezza, tappeti invisibili appena fuori campo, punti d'appoggio e linee guide per i movimenti, camera a mano alternata a Steadicam per vibrare con l'emozione senza perdere leggibilità. I capitomboli, i corpo a corpo,
Il panico che sale durante il sequestro sono stati pensati come un crescendo che lo spettatore potesse vivere quasi in soggettiva. Le riprese ravvicinate, soprattutto, sono state determinanti. Sul volto di Dimet si leggono i millimetri dell'anima, mentre il contesto si stringe e l'audio lascia spazio al battito di una paura che diventa coraggio. Il risultato è una scena che dà l'impressione di non interrompersi mai, di non concedere tregua, come una nota tenuta fino a quando il fiato lo consente. Chi segue la carriera di Dimet sa che non è nuova a scelte coraggiose, ciò che rende questa scena diversa è la perfetta sovrapposizione di fisicità ed emozione. Girare senza controfigura non è solo un atto di rischio calcolato, è un'affermazione artistica. È dire, io sono il mio personaggio, anche quando la pelle brucia e le ginocchia tremano. E mentre Dimet si impone con una bravura che conquista, Khan si muove in armonia, valorizzando ogni battito emotivo. La fiducia tra loro non è una didascalia, la si vede all'opera, una promessa non detta che il pubblico capta, ed è forse per questo che lo slancio della scena arriva così forte a casa. Pochi minuti dopo la messa in onda, i social sono esplosi. Clip estratte dalla puntata, commenti accesi, analisi frame by frame, fan che ricreano la scena per capire come sia stato possibile unire precisione atletica e verità emotiva senza scorciatoie. Molti hanno sottolineato proprio questo, non basta correre, cadere, urlare, bisogna farlo rimanendo dentro la storia. E Dimet ci è rimasta fino all'ultimo respiro della sequenza. L'Eco Online ha fatto il resto, trascinando l'episodio in cima alle tendenze, e portando l'attenzione anche su Khan, che con i suoi interventi misurati in scena ha intensificato la percezione del pericolo e dell'urgenza, dimostrando cosa significhi fare coppia, in tutti i sensi, quando la posta in gioco è alta. C'è un dettaglio che racconta più di 1000 parole. Durante una pausa, Dimet si massaggia il polso segnato, Khan le avvicina le mani per scaldarle le dita, le mormora qualcosa che fa sorridere gli elettricisti a 2 metri di distanza. Non c'è retorica, c'è una cura autentica che filtra nella recitazione e la rende luminosa. La troupe parla di loro come di un motore doppio, quando uno accelera, l'altro tiene la strada, quando uno si ferma, l'altro lo riporta al ritmo giusto. È una danza in cui nessuno prevale, e proprio per questo l'insieme risulta magnifico. Sotto il profilo tecnico, la pianificazione ha sfiorato la pignoleria. L'azione del rapimento è stata scomposta in segmenti millimetrici, agganci, torsioni, spostamenti laterali, respiri contati. Il direttore della fotografia ha cercato angoli che restituissero al pubblico sia la confusione del momento sia la possibilità di leggere ogni passaggio. Il suono ha lavorato sporco, lasciando che i rumori d'ambiente seguissero la scena come un'ombra, poi chiudendo all'improvviso sul respiro di Dimet. Così la percezione emotiva si allarga e si concentra, come l'onda che arriva, si infrange e risucchia. Per gli spettatori, quella sequenza non è stata solo adrenalina, ma anche un laboratorio di recitazione a cielo aperto. Un occhio attento poteva riconoscere la scelta di Dimet di lasciare che la fragilità diventasse motore narrativo. Lo sguardo che non nasconde la paura, la voce che graffia nella gola, le mani che tremano ma non cedono. E accanto a lei, Khan, che calibra la propria presenza per amplificare la sua, senza mai portarle via il fuoco centrale. Una sinergia rara, che non si improvvisa e che nasce da ore di lavoro e da una fiducia costruita giorno dopo giorno. Il settore ha preso nota. Commentatori, addetti ai lavori, colleghi. Tutti hanno riconosciuto nella scelta di girare senza controfigura un gesto di dedizione e una lezione di mestiere. Gli ascolti della serie sono balzati in alto dopo l'episodio, confermando che quando il cuore batte in scena, il pubblico lo sente. Non è solo il copione a fare la differenza, né soltanto il fronte produttivo, è il modo in cui i protagonisti riempiono le righe con l'anima. E qui l'anima c'è, si vede, si sente. C'è chi parla già di un modello da studiare per gli attori più giovani. La decisione di mettersi in gioco pienamente, di prendersi la responsabilità del rischio, di proteggere la verità del personaggio anche quando sarebbe più facile delegare. Le attese per i prossimi episodi sono altissime. C'è curiosità su quanto la serie spingerà ancora sull'azione e su quali scelte affronteranno Dimet e Khan nel bilanciare fisicità e sentimento.
Gli esperti scommettono che vedremo ancora momenti in cui la pelle e il cuore andranno alla stessa velocità, con quella maestria che richiede allenamento e intuito. Intanto, sui social, i fan rivedono la scena, la condividono, la scompongono, la rimontano, la trasformano in una sorta di rito collettivo. È il segno che il racconto ha toccato qualcosa di vero. Quando il pubblico continua a parlarne dopo i titoli di coda, vuol dire che un ponte è stato costruito. C'è chi dice che la chiave sia stata la somma delle piccole cose, la vicinanza sul set, la velocità con cui Dimet ritrovava il respiro tra un Chuck e l'altro, il modo di Candy riportare la concentrazione con un solo sguardo, la squadra che si muoveva come un organismo unico. Ciò che conta è che la scena, una volta finita, non è davvero finita. Rimane addosso come una seconda pelle, racconta ciò che siamo disposti a fare quando crediamo in un ruolo, in un progetto, nell'altro che ci resta accanto. Coraggio, professionalità, ispirazione, chiamateli come volete. La scena senza controfigura di Dimet non è stata soltanto un'impresa fisica, ma una dichiarazione d'amore al mestiere. La sintonia con Khan e l'equilibrio raggiunto con la troupe hanno trasformato un pericolo calcolato in un'emozione controllata, precisa, travolgente. È la prova che il successo di Esre Fruia non si regge solo sulla scrittura o sulla qualità produttiva, ma su ciò che i protagonisti mettono di loro stessi dentro ogni inquadratura. Con quella verità che non si può inventare e che resta, molto oltre la durata di una puntata. E adesso eccovi il retroscena promesso. Prove scandite come un metronomo, respiri contati, sguardi che si parlano. Dimet che rifiuta l'assistenza della controfigura, Khan che la accompagna fino al segno, le dita intrecciate per un istante prima del Chuck, il tempo che si ferma nel silenzio dello studio. Difficoltà tecniche, ostacoli fisici, un'emotività che spinge e tira. Poi l'azione, e l'azione diventa storia. E noi, insieme a voi, la ricorderemo a lungo, perché ci ha mostrato come si può essere forti rimanendo autentici, e come si può proteggere l'altro senza togliergli mai il centro della scena. Che ne pensate di questa sequenza e della performance? Scrivetelo nei commenti, mettete un like e iscrivetevi al canale. Se volete altri dietro le quinte, nuove indiscrezioni e analisi della serie, attivate le notifiche e restate connessi con Celebrita dalla Turchia. Ogni nuovo episodio di Esre Fruia porta con sé sorprese, e noi saremo qui a raccontarvele, attimo dopo attimo. Buon anno a tutti, e che il prossimo ci trovi pronti a emozionarci ancora insieme.